Ciao da Fulvia, ben ritrovati in Blue Spin Art e un saluto speciale alle nuove amiche. Vedete qui una bellissima Granny realizzata con due colori leggermente diversi ed è una Granny particolare perché è nata da un regalo che mi è stato fatto, delle piccole matassine in ciniglia, color verde acqua, 50 grammi, e con un filato pelliccia che ho avuto l'idea di unire. Questo perché la ciniglia non incontra un gusto diffuso in chi veste crochet. Effettivamente la realizzazione è particolare, nonostante sia molto morbida, il gusto finale, diciamo, è effettivamente particolare. Con l'intreccio e l'unione di questo effetto pelliccia ho dato una piccola personalità a queste granny che sicuramente potranno essere usate per un piccolo progetto che forse ho già in mente, di cui vedrete più avanti sul mio canale. Le ho realizzate unendo anche dell'acrilico che avevo in rimanenza, quindi questo melange sul viola e del bianco. Quindi vi lascio al seguito del video. Se avete qualche commento o dei dubbi, delle domande che volete farmi, vi leggo volentieri nei commenti. Un bacio a tutti, buon lavoro, alla prossima. Ciao, buono spin a tutte. Come notate, la piastrella è stata realizzata con filati di spessore diverso, quindi un acrilico, un filato ciniglia e un filato peluche, un filato pelliccia, come volete chiamarlo. Ho utilizzato quindi anche due uncini diversi, un 5,5 per i filati un po' più piccoli, mentre per lavorare senza problemi il filato pelliccia ho usato un 6. Adesso vediamo lo schema della piastrella che riporta a schemi tradizionali che si utilizzano spesso e che richiamano la più comune piastrella Granny. Vedete qua lo schema? Adesso ve lo spiego. Come dicevo, è uno schema di una Granny abbastanza classica perché non ci sono interventi particolari da fare, non ci sono punti difficili. Partiamo così dal centro con un cerchio magico e ci alziamo per fare la parte centrale che, come vedete, riporta il punto Granny. Realizza così questa parte centrale con una sorta di 4 petalini. Per comodità e quindi per rendermi più facile il lavoro, io inizio con una catenella di 3 ed eseguo subito le 3 catenelle che mi danno lo spazio di separazione dal resto delle granny. Così quando chiudo il giro devo fare soltanto 2 altri punti alti e chiudermi direttamente sulla terza catenella iniziale. In questo modo, quando poi salgo per fare il giro successivo, mi trovo già sullo spazio in apertura di angolo. Gli unici punti alti che ho eseguito riguardano proprio i primi 2 giri, quindi la parte centrale ed il secondo giro. Il secondo giro interviene già la ciniglia. Ho lavorato in modo alternato l'acrilico e la ciniglia verde. Vedete qui infatti come viene esattamente la lavorazione della parte centrale dei 2 giri. Quindi mi alzo sempre con 3 catenelle, inserisco gli altri 2 punti alti, 2 catenelle. Non ho bisogno di farne 3 perché essendo il filato ciniglia più spesso rispetto all'acrilico centrale mi dà già automaticamente una dimensione
sufficiente per aprirmi senza che il lavoro tiri e anzi viene più omogeneo. Quindi il primo giro vede 3 catenelle di separazione, invece il secondo con la ciniglia dicevo soltanto 2. Poi ancora l'acrilico e questa volta sempre 3 di catenella di separazione e laddove c'è la parte centrale del puntogrammi intervengo con un doppio mezzo punto. Ecco, il terzo giro e poi i successivi sono mezzi punti. Qui in verde per il giro che poi andremo a realizzare è proprio il filato pelliccia, il filato puff. Essendo il filato proprio così particolarmente spesso, non c'è bisogno di fare punti troppo alti, basta un punto basso ed intervengo con un punto basso in ogni spazio che si crea sottostante nel giro, quindi in mezzo ai doppi mezzi punti sotto e anche sul lato mi basterà mettere un punto basso separato soltanto da 2 catenelle. Il penultimo giro vede ancora l'acrilico viola. Si inserisce esattamente negli spazi della catenella sottostante. Quindi andrò ad inserirmi con il mezzo punto fra i 2 punti bassi sottostanti. Ecco, qui ci vuole un po' più di accortezza, perché essendo il punto pelliccia un punto che ovviamente non dà la possibilità di vedere troppo la lavorazione sottostante, vi potete far guidare dalla lavorazione dell'acrilico che c'è sotto. Quindi io inserirò il giro di acrilico col mezzo punto laddove troverò perpendicolare l'altro acrilico sotto, e poiché appunto è spesso il filato pelliccia non avete bisogno di ancorare tutto sotto nel buco, ma individuate qual è la maglietta di riferimento e vi inserite nella maglietta di riferimento. Sto parlando quindi di questo giro in acrilico che andrete a fare subito dopo il punto puff, quindi intervenite laddove c'è lo spazio. Ricordate, per facilitarvi l'inserimento, guardate laddove avete messo l'acrilico sotto, che così vi potete orientare su dove inserire l'uncino per agganciare il filo. Sull'angolo questa volta inserirò 2 mezzi punti, 3 catenelle, 2 mezzi punti. Lascio le 3 catenelle perché così almeno il lavoro si stende finalmente con la pelliccia appena inserita e riequilibra la dimensione. Ho inserito poi un'ultimissima riga, sempre con lo stesso disegno della precedente, quindi mezzi punti, una catenella di separazione e l'angolo di 2. Questo perché, essendo il filato in ciniglia è spesso, non ho bisogno di fare 3 di separazione. Aspetta che vi illumino un po' di più, ecco, non ho bisogno di fare 3 punti di separazione perché, dicevo, essendo spesso ho già lo spazio. Questo è diciamo la lavorazione molto veloce che si può fare di questa piastrella. Ovviamente potete personalizzarla coi colori che volete. Ho voluto spiegarvi lo schema proprio perché, essendo filati di dimensioni diverse,
potete facilmente giocare con le spaziature e ovviamente anche uncinetti di tipo di grandezza diversa. Bene, se volete proviamo a farne una insieme. Potete rimanere con me, oppure se vi basta già anche solo questa spiegazione, vedrete poi come saranno utilizzate queste graziose piastrelle, oserei dire invernali. Alla prossima, ciao da Fulvia. Inizio con l'acrilico e quindi l'uncino 5,5. Avviamo il lavoro con un cerchio magico, quindi incrociamo il filato, pesco il mio gancio di lavorazione e mi blocco con una prima catenella. Ora inserisco altre 2 catenelle. Dicevo, andiamo subito a fare le 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3, dopodiché inseriamo il primo gruppetto di 3 punti alti e formiamo quello che è il primo petalo del fiorellino centrale della nostra grammy. 1, 2, 3, 3 catenelle ancora di separazione. Come vedete sto usando un filo di recupero, è un filo un po' stanco che però non volevo buttare perché il colore mi piace particolarmente e quindi lo impiego come piccolo inserimento proprio in queste grammy che hanno tanto altro filato più morbido e quindi può equilibrare bene anche il touch, insomma la vestibilità. Quindi 3 di separazione, inseriamo un altro gruppo di 3 punti alti, stringiamo leggermente il nostro centro magico, ancora 3 di separazione e a questo punto, visto che il primo punto alto l'ho realizzato con le 3 catenelle, inserisco 2 punti alti a completamento dell'ultimo gruppetto. Con un bassissimo vado a prendere la catenella in testa e mi chiudo. Questa è la parte centrale della mia grammy, la chiudiamo al massimo in modo tale che coi giri successivi non vado a tirare il lavoro. Adesso devo inserire la ciniglia. Recupero il mio filato, non taglio l'acrilico, lo tengo sempre a disposizione, abbasso completamente il mio gancio, entro e prendo la ciniglia da sotto, mi fermo qua, tiro sotto ed inserisco un 2 e 3 del primo punto alto. Adesso inseriamo gli altri 2. Uno, 2 e siamo qua. 2 per il nostro angolo. Vedete che è decisamente più spesso e quindi siamo già di fatto comodamente larghi sull'angolo. Lasciamo libero dietro
il filato acrilico, ok, in modo tale che poi per il giro successivo lo tireremo su e lo avremo già a disposizione. Quindi altri 3 per fare l'angolo, 2 e 3. Proprio come torno a dire, essendo il filato grosso, non ho bisogno di fare la catenella di separazione, entro direttamente a fare l'angolo successivo con gli altri 3 punti alti. 2, 3, sempre 2 di separazione e ancora 3. È veramente una grammi che, se avete una buona manualità, ormai siete più che pratiche, la affrontate molto velocemente, è scorrevole e vi dà anche tante soddisfazioni, perché cambiando il filo potete appunto personalizzarla e divertirvi a utilizzare colori, fare anche delle prove, come ho fatto io del resto, che ho fatto più prove per capire come matchare tra di loro questi filati e rendere la piastrella carina, che non dia il senso del disordine, perché qualche volta unendo i filati può sembrare di fare un lavoro pasticciato. Qui sta prendendo forma la seconda riga, manca l'ultimo angolo. 1, 2, 3, ancora 2 catenelle, l'altra parte di angolo che ci giriamo con il lato, 2, 3, e mi blocco con un bassissimo in testa alla catenella. Ho realizzato così 2 giri. Ora devo inserire con l'acrilico il giro successivo, quindi io l'acrilico ce l'ho dietro perché l'ho lasciato e non l'ho tagliato, quindi lo sposto di qui, entro direttamente nello stesso buco e vado a pescare l'acrilico sotto. Me lo chiudo subito e tiro un po' il filato ciniglia in modo da ancorare direttamente il filato acrilico. Con un punto basso realizzo quella che è l'ancoraggio, quindi la prima catenella, tiriamo un po' la ciniglia così si nasconde bene, un'altra catenella e adesso realizziamo i mezzi punti. Questo è già il primo mezzo punto, una catenella di separazione e adesso andiamo a fare l'angolo inserendo un altro mezzo punto. Mi trovo praticamente qua. Ho fatto 2 catenelle nella chiusura appena fatta del giro precedente, una catenella di separazione e qui ecco che inserisco un mezzo punto. Potete realizzare, a secondo di quanto è grande spesso il vostro filato, un mezzo punto oppure 2. Io ne faccio a questo punto 2. In pratica non è tanto una considerazione di misura, ma è anche un fatto estetico, perché con il giro successivo andrò a inserire il pellicciotto e rischierebbe di nascondersi troppo il colore del mio acrilico. Intervengo quindi con una doppia. Qui ne vedete uno, io ripeto, ne sto inserendo 2. Sempre 3 e ancora 2 mezzi da questa parte, uno di separazione e adesso nello spazio
fra i due inserisco un primo mezzo punto, una catenella di separazione e un secondo mezzo punto. Vedere se si vede un po' meglio. Ancora una catenella e poi andiamo a fare l'angolo dall'altra parte. 1, 2, 1, aiuto, 2, 3 e ancora sullo stesso angolo 2 mezzi punti, 1 e il secondo mezzo punto. Non ho purtroppo molta luce in questo angolino della casa, spero che venga abbastanza leggibile la lavorazione che sto facendo. Ancora uno di separazione, in mezzo fra la ciniglia sotto inseriamo sempre i 2 mezzi con una catenella di separazione, diciamo la nostra V, una catenella e andiamo a fare l'altro angolo. Oh caspita, ho finito l'acrilico, devo fare l'aggiunta. Intanto vedete come mi sta venendo, eseguo l'aggiunta e arrivo fino alla chiusura del giro e vi faccio vedere come poi inserire il nostro filato pelliccia. Ci troviamo così ad inserire l'ultimo mezzo punto, lo inseriamo esattamente sullo spazio iniziale, una catenella di separazione e ci chiudiamo sulla seconda maglia perché è il nostro mezzo punto di inizio giro. Abbiamo così completato la parte centrale. Adesso ci spostiamo sul punto della catenella di spaziatura con un bassissimo ed inseriamo finalmente il punto pelliccia. Andiamo a prenderne. Qua c'è il finato, cambiamo l'uncino da 5,5 a 6. Qui abbiamo il nostro gancio di lavorazione, lo tengo, giro sotto nello spazio e tiro su il filato che faccio entrare nel mio anellino di separazione. Tiriamo dietro l'acrilico in modo da bloccare qua la nostra pellicciotta. Vedete, adesso io non ho mai tagliato i fili, quindi mi trovo a dover stare un po' attenta perché ho sia l'acrilico che la ciniglia ancora attaccati e sto introducendo per l'appunto
la pelliccia. Quindi attenzione quando siete retro a non tirarvi su anche il resto, ma essendo questo più grosso lo prendete facilmente. Bene, dicevo, allora, qui siamo all'aggancio del filo e siamo al primo anellino. Facciamo una prima catenella che di fatto sostituisce il nostro punto basso. Quindi un'altra catenella è la nostra separazione e adesso entriamo nell'angolo a fare un primo punto basso e 2 catenelle per aiutarci a fare l'angolo. Vedete, le catenelle non si vedono facilmente, è pieno di pellicciotto, però se utilizzate un uncino abbastanza grosso vi scorre via il lavoro facilmente, scivola facilmente, dovete ricordarvi di contare a quale catenella siete, perché difficilmente poi riuscite a stabilire quante in realtà ne avete fatte. Facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo chiuso il giro precedente con l'acrilico e adesso abbiamo introdotto qui il nostro filato pelliccia. Abbiamo fatto un primo punto basso, catenella, punto basso e 2 catenelle che mi aiutano a girare. Ora proseguiamo fine a fine giro. Quindi abbiamo fatto le 2 catenelle, sullo stesso angolo introduciamo un altro basso, una catenella di separazione, nello spazio sottostante un basso, catenella di separazione. Ricordatevi di entrare fra i 2 punti eseguiti a V sotto con un altro punto basso, catenella di separazione e ancora in mezzo, poi ancora un'altra di separazione e adesso andiamo a fare l'altro angolo sempre con un punto basso, 2 catenelle, un punto basso. Proseguiamo così fino a quando arriviamo a chiuderci con il giro, perché faremo un'ultima catenella di separazione e ci inseriremo con il punto direttamente nella prima catenella che abbiamo eseguito a sostituzione del punto basso. Proseguo così ad inserire, dicevo, il punto pelliccia in ogni spazio sottostante. Di fatto con l'acrilico rosa abbiamo fatto in modo di lasciare con la catenella di separazione uno spazio adeguato per inserire il pellicciotto. Se avete voi il filato pelliccia più spesso, magari non fate il mezzo punto, fate il punto alto, così lo spazio sottostante si allarga e vi crea insomma un maggior gioco per inserire il filato peloso. Bene, arrivo fino alla fine del giro e poi tiriamo su ancora una volta il filato acrilico per inserire gli ultimi 2 giri. Sono arrivata alla fine del giro, ho già fatto l'ultima catenella e adesso inserisco proprio sul punto di partenza l'uncino e tiro su il gancio di lavorazione. Chiudo così il mio giro pelliccia. Così è come si presenta la piastrellina fino a questo momento. È molto carina. Se avete un progetto da realizzare di medie dimensioni e comunque vi piace tenere la pelliccia come ultimo giro e quindi a perimetro della vostra piastrella, potete anche terminare qua il lavoro e fare tante altre piastrelline identiche, perché poi quando le unirete, e sarà un po' più difficile unirle perché dovrete giocare un po' più di maestria per trovare facilmente l'inserimento e l'unione delle piastrelline,
sicuramente il lavoro viene molto particolare. Questo filato si presta veramente a dei lavori invernali incredibili, ma se anche lo usate per caratterizzare o personalizzare degli altri lavori più primaverili o magari anche estivi, è sicuramente di grande effetto. A me manca di fare gli ultimi 2 giri, quindi ricapitolando siamo qui. Adesso pesco da dietro il filo acrilico che non ho tagliato, quindi le prime 2 catenelle, una di separazione e giro tutto intorno ad inserire i miei mezzi punti. Ricordo, i punti alti si riferiscono soltanto alla parte centrale. Io ho deciso di realizzarla in questo modo per non lasciare troppo spazio e destinandola a una maglia invernale non voglio che sia particolarmente bucata, quindi il mezzo punto mi aiuta a tenere più ridimensionato tutto il mio lavoro. Allora, da dietro pesco il mio acrilico, lo vado a prendere e lo inserisco esattamente nel punto di lavorazione della mia pelliccia. Tiro completamente dietro l'altro filato e io di fatto ho già bloccato il mio lavoro. Inserisco, ops, mi dimenticavo, ritorniamo ad utilizzare l'uncino 5,5 ed eseguo le prime 2 catenelle che sono il mezzo punto, 1 di separazione, e adesso dove vado ad inserire il mio uncino? Con questo mezzo punto, con l'inizio, io di fatto l'ho inserito qui, dentro qui. Adesso vado a pescare lo spazio in prossimità delle mie del mio angolo, quindi dei miei mezzi punti dell'angolo, quindi carico l'uncino, mi tuffo dentro letteralmente alla pelliccia, tiro su il filo ed eseguo il mezzo punto, 1 di separazione, e adesso vado a fare l'angolo sempre nello stesso modo, mi tuffo dentro la pelliccia, sicuramente con la punta dell'uncino sentite sotto la maglietta aperta, ed introducete i 2 mezzi punti per eseguire l'angolo, 3 catenelle come dal mio schema, e mi giro per introdurre il filo dalla parte opposta ed procedere alla lavorazione. Vedete? Di fatto io non ho avuto bisogno di agganciarmi completamente nello spazio, avrei tirato tutta la pelliccia, mi sono letteralmente tuffata dentro la pelliccia e con l'uncino la maglia andrete a sentirla direttamente, quindi non preoccupatevi troppo di dove andrà, se non lo vedete, con l'uncino lo andrà a pescare correttamente. Bene, andiamo a fine giro per poi concludere con l'ultimo giro che torneremo a fare in ciniglia. A dopo. Sono arrivata in fondo anche alla riga dell'acrilico, praticamente l'ultima riga in acrilico, con la catenella di separazione. Adesso mi chiudo con un bassissimo sulla seconda catenella che ho fatto inizialmente e chiudo il mio giro. Così si presenta fino a questo momento la nostra piastrellina, e adesso andiamo a fare l'ultimissimo giro che reintroduce nuovamente la nostra ciniglia. Quindi da dietro, come ricordate, non l'ho mai tagliata, vado a ripescare la mia ciniglia, mi sposto sullo spazio di fianco, tiro dentro la mia ciniglia e lo blocco al mio lavoro. Tiro la ciniglia, scusate, l'acrilico, in modo tale che la ciniglia è bella bloccata. Ora devo soltanto fare, dicevo, l'ultimissimo giro, che è sempre quello dei mezzi punti con la catenella di separazione,
Questa volta, proprio perché la ciniglia è bella spessa, lascerò soltanto 2 catenelle sull'angolo, una su un lato, una poi sull'altro, mi aiuteranno a chiudere fra loro più grammi, tenendo sempre squadrato il mio angolo. Quindi inserisco il primo punto basso e una catenella in modo tale da realizzare il mezzo punto, una catenella di separazione, e adesso devo soltanto entrare ad eseguire il mezzo punto in ogni spazio sottostante. Sarà facile questa volta perché io ho già gli spazi. Ricordate, qui abbiamo messo 2 mezzi punti e quindi mi butto direttamente sull'angolo, inserisco i mezzi punti sull'angolo. Sono 2 catenelle e l'altra parte dell'angolo 1 e 2. Sempre la mia separazione, saltiamo sul buchino dopo. Di fatto questa granny è comoda perché come dicevo non vede l'inserimento di punti difficili, sono tutti punti bassi. Beh sì, c'è il punto alto iniziale e i mezzi punti, ma voglio dire sono soprattutto punti base, ecco, e quindi non vi rende difficile l'interpretazione dello schema e soprattutto andate via veloce, potete realizzarne tante in breve tempo. Oltretutto potete anche valutare la grandezza, di quanto aumentare i giri e di farla eventualmente più grande, sempre rispettando quello che è lo schema base di lasciare l'angolo sempre aperto con 3 o 2 catenelle e inserire soltanto punti alti o mezzi punti per allargare la vostra piastrella. Devo ritornare indietro di un punto, ecco, infatti avevo messo subito la catenella di separazione qui, ma stavo sbagliando, quindi devo chiudere l'angolo con un altro mezzo punto e adesso la catenella di separazione, ecco. Ci avviamo così a chiudere. Per quanto mi riguarda ho deciso di tenere come ultimo giro la ciniglia e adesso andremo a prendere anche il centimetro, che voglio farvi vedere la grandezza reale raggiunta. Sono granny, quelle realizzate con la ciniglia e il filato pelliccia, che ben si prestano alle sciarpe o comunque a capi tipo poncio, magari anche dei manicotti, e comunque diventano veramente divertenti. Potreste anche fare i cosiddetti scaldamuscoli. Una volta negli anni '80, quando ero più giovane io, si usavano tantissimo e adesso forse qualche adolescente è tornata a utilizzarli, però con delle caratteristiche sicuramente originali. Stiamo avviandoci all'ultimo lato, facciamo l'ultimo giro, inseriamo sempre i 2 mezzi punti, 2 di separazione per fare l'angolo e giriamoci da questa parte. Una di separazione nell'inserimento. Ecco, quando arrivate sull'angolo ricordatevi che se sotto avete fatto i 2 mezzi punti vi rispettate questo disegno, cioè non inserite fra i 2 mezzi punti la ciniglia, ma lasciate il gruppetto dei mezzi punti integro.
perché è un errore che magari sopra pensiero potrebbe venire da fare. Qui stiamo facendo l'ultimo, una catenella di separazione e andiamo a pescare la seconda catenella per inserire il nostro punto bassissimo. La nostra piastrella è ultimata. È molto carina, questo verde ciniglia con l'acrilico multicolor sui toni di rosa e viola la rende veramente molto particolare. Vi faccio una foto per la misura raggiunta in modo tale che sapete orientarvi su eventuali lavorazioni future con il filo così spesso. Bene. Buon lavoro e aspettate sul mio canale come deciderò di utilizzare questa bellissima granny. Ciao da Fulvia.